Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Bentornati su Italiano Tales. Mi chiamo Camille. Ho 21 anni. Dall'esterno la mia vita sembra bella ed emozionante. Molte persone pensano che io sia fortunata. Vedono una giovane ragazza che studia all'università e lavora anche nella moda. Credono che la mia vita sia facile e piena di successo, ma la verità è molto diversa. Vivo due vite molto diverse e a volte mi sembra che il mio cuore sia diviso tra loro. Durante il giorno sono una studentessa normale. Mi sveglio presto ogni mattina e vado alle lezioni di infermieristica. Mi siedo in silenzio in classe e ascolto attentamente i miei insegnanti. Studio il corpo umano, la medicina e come prendermi cura delle persone malate. Il mio sogno è semplice, ma molto importante per me. Voglio diventare infermiera. Voglio aiutare le persone quando sono deboli o hanno paura. Voglio stare accanto a loro e dare conforto. I miei studi non sono facili. Ci sono molti libri da leggere e molti esami da preparare. A volte mi sento molto stanca, ma mi piace comunque studiare. L'infermieristica non è solo un lavoro per me. È il mio futuro e il mio scopo, ma quando arriva la notte tutto cambia. Di notte lavoro come modella. Questa è la mia vita segreta. La maggior parte delle persone all'università non lo sa. I miei insegnanti non lo sanno. Anche alcuni dei miei compagni di classe non ne hanno idea. Cerco di tenere questi due mondi separati, come se appartenessero a due vite diverse. Non ho scelto di fare la modella perché mi piace. L'ho scelto perché ho bisogno di soldi. La mia famiglia vive lontano e non è ricca. Non può aiutarmi. Devo pagare da sola il mio appartamento, il cibo, le tasse universitarie e i libri. La vita in città è costosa e non ho altra scelta. Fare la modella paga molto più di un normale lavoro da studentessa. A volte una sola notte di lavoro mi dà abbastanza soldi per molti giorni. Per questo continuo. Ma questo lavoro non è facile. In questo mondo tutto deve essere perfetto. I miei capelli, il trucco, il sorriso, tutto viene osservato con attenzione. Le persone giudicano sempre. Alcuni giorni studio tutto il giorno e lavoro tutta la notte. Quando finalmente torno a casa, il sole sta già sorgendo. Dormo solo poche ore prima di tornare di nuovo a lezione. Mi sento stanca quasi tutto il tempo, ma resto forte. Quella sera lavoravo a una grande festa di moda nel centro della città. L'edificio era bellissimo e pieno di luci brillanti e musica forte. C'erano molte persone ricche e sicure di sé. Le donne indossavano abiti splendenti e gli uomini indossavano completi eleganti e costosi. Indossavo un lungo vestito rosso. I miei capelli e il trucco erano perfetti. Le persone vedevano una modella sicura di sé, ma non vedevano la studentessa stanca dentro di me. Non vedevano le mie preoccupazioni o le mie bollette non pagate.
Poi è successo qualcosa di inaspettato. Dall'altra parte della sala ho notato un uomo che mi stava guardando. Si chiamava Mark. Non avevo mai parlato con lui prima, ma tutti nel mondo della moda lo conoscevano. Era potente. Poteva aiutare una modella a diventare famosa, oppure distruggere la sua carriera molto velocemente. Stava in piedi in silenzio mentre gli altri ridevano e parlavano. I suoi capelli grigi e il suo completo scuro lo facevano sembrare serio e forte. Molte giovani modelle cercavano di attirare la sua attenzione, ma lui le ignorava. Invece guardava solo me. I suoi occhi restavano su di me per molto tempo. Mi sentivo nervosa e a disagio, come se potesse vedere la mia vita segreta. Ho cercato di distogliere lo sguardo, ma sentivo ancora i suoi occhi su di me. E in quel momento ho capito una cosa importante. La mia vita stava per cambiare. All'improvviso Mark ha iniziato a camminare verso di me. Le altre modelle lo hanno notato subito. Ho visto la sorpresa sui loro volti. Alcune sembravano persino gelose. Lui è passato accanto a tutte loro senza fermarsi ed è venuto direttamente da me. Si è fermato molto vicino. Era più alto di me, quindi ho dovuto alzare lo sguardo per guardarlo. Potevo sentire il profumo forte e costoso della sua colonia. «Tu sei Camille», ha detto con calma. Non era una domanda. Ho annuito, ma non riuscivo a parlare. «Sarò sincero con te», ha continuato. «Hai due scelte. Il mio cuore ha iniziato a battere molto velocemente. Puoi accettare di uscire con me», ha detto. «Se dici sì, la tua vita cambierà. Avrai una macchina, un bellissimo appartamento e tutto ciò di cui hai bisogno». Le sue parole erano chiare, anche con la musica forte intorno a noi. «E se dico no?» ho chiesto piano. Il suo viso non è cambiato. «Se dici no», ha detto lentamente, «non lavorerai mai più come modella in questa città». Sono rimasta scioccata. Non era davvero una scelta, era un avvertimento. Le altre modelle ci stavano guardando, sussurravano tra loro, ma non sembravano preoccupate, sembravano gelose. Dentro di me avevo paura. Quella notte tutto ha iniziato a cambiare. Quando sono tornata a casa, il mio piccolo appartamento mi è sembrato più freddo del solito. I miei vecchi mobili, il letto stretto e i libri di infermieristica vicino alla finestra mi ricordavano la mia vera vita. Le parole di Mark continuavano a tornarmi in mente. Se dicevo sì, la mia vita sarebbe diventata più facile. Avrei potuto continuare i miei studi senza preoccupazioni. Se dicevo no, avrei potuto perdere tutto. Non ho dormito quella notte. Ho pensato al mio futuro e al mio sogno di diventare infermiera. La mattina dopo, le mie mani tremavano mentre lo chiamavo. «Lo farò», ho sussurrato. «Uscirò con te». «Bene», ha risposto con calma. «Una macchina arriverà tra un'ora». Poi la chiamata è terminata. Esattamente un'ora dopo,
Una lunga macchina nera si è fermata davanti al mio palazzo. Ho guardato dalla finestra e ho visto l'autista in piedi accanto alla portiera aperta. Non avevo mai visto una macchina così elegante prima. Quando sono uscita, l'autista mi ha salutata con gentilezza e mi ha aiutata a salire in macchina. I sedili erano morbidi e tutto all'interno profumava di pulito e di nuovo. Siamo arrivati in un negozio di abbigliamento molto costoso. Dentro Mark mi stava aspettando. Indossava un completo scuro e sembrava calmo e sicuro di sé. Ha guardato i miei vestiti per un momento e poi ha detto piano: «Dobbiamo cambiare questo». Ha camminato con me nel negozio e ha scelto lui stesso vestiti, scarpe e giacche. Tutto era bellissimo ma molto costoso. Poi mi ha dato un vestito rosso. «Prova questo», ha detto. Sono entrata nel camerino e l'ho indossato lentamente. Quando mi sono guardata allo specchio, quasi non mi sono riconosciuta. Sembravo elegante e sicura di me, non come la studentessa stanca che ero di solito. Quando sono uscita, Mark mi ha guardata con attenzione. «Ti sta perfettamente», ha detto. Quella sera siamo andati in un ristorante elegante. Le luci erano soffuse e i tavoli erano coperti con tovaglie bianche. Le persone guardavano Mark con rispetto e guardavano me con curiosità. Per la prima volta mi sono sentita importante. Mi ha chiesto dei miei studi e del mio sogno di diventare infermiera. Gli ho raccontato tutto e lui ha ascoltato in silenzio. Nelle settimane successive ci siamo visti spesso e siamo andati in molti posti belli. Una sera mi ha dato una piccola scatola blu. Dentro c'era un semplice braccialetto d'oro. «Questo è per te», ha detto dolcemente mentre lo metteva al mio polso. Mi sono sentita felice, ma dentro di me ho capito una cosa importante. Questa nuova vita non era gratuita. Tutto aveva un prezzo. Una sera dissi a Mark che il mio computer portatile era molto vecchio e lento. Spesso smetteva di funzionare quando cercavo di studiare. Non gli ho chiesto aiuto. Ma il giorno dopo un computer completamente nuovo è arrivato nel mio appartamento. Avrei dovuto sentirmi felice. Invece sentivo qualcosa di pesante nel cuore. Ogni regalo che mi faceva sentire come se gli dovessi qualcosa. Quando camminavamo insieme, Mark teneva spesso la mia mano. La sua mano era grande e calda. A volte metteva il braccio sulle mie spalle. Il suo tocco era gentile, ma anche forte, come se non volesse lasciarmi andare. Mi osservava sempre con attenzione. Quando parlavo, guardava il mio viso. Quando ridevo, guardava il mio sorriso. Anche quando mi muovevo, sentivo i suoi occhi seguirmi. Questo mi rendeva nervosa. Alla fine di ogni serata mi accompagnava alla porta di casa e mi dava un bacio leggero sulla guancia prima di andare via. Ma sentivo che quei piccoli baci non sarebbero rimasti così semplici per sempre. Mark era paziente,
ma sapevo che stava aspettando qualcosa di più. Una sera piovosa eravamo seduti in silenzio nella sua macchina. La pioggia toccava dolcemente i finestrini e le luci della città si riflettevano sulle strade bagnate. Dentro la macchina era caldo e tranquillo. Dopo un lungo momento fermò la macchina in una strada silenziosa e si voltò verso di me. Lentamente si avvicinò e mi toccò il viso con dolcezza. Prima che potessi parlare, mi baciò. Il bacio era lento e delicato. Per un momento dimenticai le mie preoccupazioni e il mio piccolo appartamento. Dimenticai i miei problemi. Ma poi ricordai qualcosa di importante. Mi allontanai lentamente. Mark, dissi piano. Lui mi guardò. Che c'è? Il mio cuore batteva molto forte. Feci un respiro profondo e parlai con voce bassa. Non sono mai stata con un uomo prima. La macchina diventò completamente silenziosa. Sono vergine, dissi. Per un momento non sapevo come avrebbe reagito, ma invece di ridere o arrabbiarsi, sembrò sorpreso e poi sorrise con dolcezza. Sei molto speciale, disse piano. Mi toccò di nuovo il viso e mi baciò ancora. Mi prenderò cura di te, sussurrò. Sei al sicuro con me. In quel momento gli credetti. Mi fidai di lui. Quella stessa notte mi portò in un bellissimo hotel in città. L'edificio era alto e luminoso. Dentro tutto sembrava elegante e pulito. L'aria profumava di fiori. Mi teneva la mano mentre entravamo in una grande suite con finestre enormi. Da lì potevo vedere tutta la città brillare sotto di noi come stelle. C'erano fiori bianchi nella stanza e una bottiglia di champagne su un piccolo tavolo vicino alla finestra. Ci siamo seduti insieme e abbiamo parlato a lungo. Mi ha chiesto del mio sogno di diventare infermiera e ha ascoltato con attenzione le mie parole. Per la prima volta ho sentito che vedeva la vera me, non la modella, ma la studentessa con sogni e speranze. Quella notte fu gentile e premuroso. Ero nervosa, ma mi fidavo di lui. Credevo che tenesse davvero a me. Più tardi appoggiai la testa sul suo petto mentre mi teneva stretta tra le sue braccia. La stanza era silenziosa e i rumori della città sembravano lontani. In quel momento tutte le mie preoccupazioni scomparvero. Mi sentivo al sicuro e lentamente mi addormentai sentendomi felice. Ecco la tua traduzione in italiano, chiara, naturale e adatta a chi sta imparando la lingua, che mantiene un tono emotivo forte e fedele allo stile narrativo originale. Quando mi sono svegliata la mattina dopo, tutto sembrava diverso. Una luce dolce del sole riempiva la stanza dell'hotel. Per un momento ho sorriso ricordando la notte precedente. Ho girato la testa, sperando di vedere Mark accanto a me, ma il suo lato del letto era vuoto. Poi l'ho visto vicino alla finestra. Era già vestito con il suo completo scuro e guardava il telefono. Il suo viso sembrava di nuovo serio e freddo.
Non era più l'uomo gentile della sera prima. Mark, ho detto piano. La mia voce sembrava molto piccola nella grande stanza. Si è girato verso di me senza sorridere. Dovresti vestirti, ha detto con calma. L'autista ti sta aspettando di sotto. All'inizio non ho capito cosa volesse dire. Poi è andato verso il tavolo accanto al letto e ha lasciato lì una grossa pila di soldi. Non mi ha nemmeno guardata mentre lo faceva. In quel momento ho capito tutto. I fiori, le parole gentili, la cena, i baci. Non era mai stato amore. Era un accordo. Lui voleva qualcosa da me. Ora lo aveva ottenuto. I soldi erano il mio pagamento. Un profondo sentimento di vergogna ha riempito il mio corpo. Il mio viso era caldo, ma non riuscivo a piangere. Mi sentivo immobile, come se il mio cuore avesse smesso di battere. Mark è tornato a guardare il suo telefono, come se io non fossi più importante. Mi sono vestita velocemente. Le mie mani tremavano così tanto che era difficile muoverle. La bellissima stanza ora sembrava vuota e fredda. Sono andata verso la porta senza dire nulla. Non ho toccato i soldi. Non mi sembrava giusto. Poi sono uscita. I giorni successivi sono stati i più difficili della mia vita. Sono rimasta nel mio piccolo appartamento. Non riuscivo a mangiare. Non riuscivo a dormire. Ho pianto molte volte. Il vestito rosso che mi aveva regalato era ancora appeso su una sedia. Ogni volta che lo guardavo, sentivo dolore nel petto. Mi sentivo stupida. Mi sentivo usata. Mi sentivo distrutta. Ma il quarto giorno qualcosa dentro di me è cambiato. Mi sono fermata davanti allo specchio e ho guardato il mio viso stanco. I miei occhi erano rossi, ma dentro di loro ho visto qualcosa di nuovo. Forza. Mark voleva che restassi in silenzio e debole, ma ho deciso che non sarei rimasta in silenzio. Non ero solo una modella, non ero solo una ragazza povera. Io ero Camille. Ho aperto il mio vecchio computer portatile e ho iniziato a scrivere. Le mie mani tremavano, ma il mio cuore era forte. Ho scritto la verità sulla festa, sulla scelta che mi aveva dato, sui regali e sulla pressione. Ho scritto anche di quella notte in hotel e dei soldi che aveva lasciato. Non ho scritto il suo nome, ma la gente ha capito. Presto migliaia di persone hanno letto la mia storia. Molti erano scioccati, molti erano arrabbiati. Anche altre modelle hanno iniziato a raccontare le loro esperienze. Prima avevano paura, ma ora si sentivano coraggiose. La verità era diventata troppo grande per essere nascosta. I giornalisti hanno iniziato a parlare della storia ovunque. L'uomo che una volta aveva potere ha perso il lavoro e la sua reputazione. Mi ha chiamata molte volte, ma io non ho mai risposto. Avevo già detto tutto quello che dovevo dire. La mia vita è cambiata anche. Ho smesso di ricevere offerte come modella. Il lavoro è lentamente scomparso.
Alcune persone mi hanno sostenuta e hanno detto che ero coraggiosa. Altri mi hanno accusata e hanno detto che era colpa mia, ma non mi sentivo triste, mi sentivo libera. All'inizio non volevo toccare i soldi che lui mi aveva dato. Mi ricordavano un periodo doloroso della mia vita, ma più tardi ho preso una decisione importante. Ho usato quei soldi per continuare la mia istruzione. Ora sto studiando infermieristica a tempo pieno. Il mio appartamento è ancora piccolo e la mia vita è ancora semplice. Non vivo nel lusso e non indosso più vestiti costosi, ma ogni giorno cammino verso le mie lezioni con fiducia e pace nel cuore. Non dipendo più dalle persone ricche o dal mondo della moda per sentirmi importante. Ho il mio sogno e ho la mia libertà. Grazie per aver ascoltato la storia di Camille. A volte la vita ci mette davanti a scelte difficili, ma il coraggio e l'onestà possono aiutarci a cambiare il nostro futuro. Camille ha perso il lavoro nella moda, ma ha trovato qualcosa di molto più prezioso, la sua dignità, la sua voce e la sua direzione nella vita. Ricorda sempre, la vera forza non viene dal denaro o dal potere. La vera forza nasce dal credere in te stesso e dallo scegliere ciò che è giusto. Se ti è piaciuta questa storia, non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguire Frenchy Tales per altre storie semplici e significative. Continua a imparare, continua ad andare avanti e non avere mai paura di dire la verità. Ci vediamo nella prossima storia. Ciao! Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.